Oh, cari amici, bentornati sul mio canale. Ascoltate questo intervallo e mentre lo sentite guardatevi in giro per accertarvi che non succeda nulla di strano a casa vostra. Tutto a posto, nessuna apparizione, nessuna porta che si chiude da sola, nessuna presenza demoniaca? Ve lo chiedo perché questo intervallo si diceva che evocasse il demonio. Cominciare il video con un tritono è il modo migliore per introdurre le storie che sto per raccontarvi. Ma prima veniamo appunto a questo intervallo. Che cosa vi ho suonato? Vi ho suonato il tritono, che è un intervallo che ha un'ampiezza di 3 toni. Se lo fate dal Do, per esempio, raggiungete il Fa diesis. E perché questo collegamento col demonio? Perché qualcuno sostiene che esistesse addirittura una bolla papale che ne vietasse l'utilizzo perché questo intervallo si diceva appunto che evocasse il diavolo. È vera questa cosa del diavolo e questa cosa della bolla papale? Assolutamente no, né una né l'altra cosa. Ma perché allora il tritono era addirittura definito diabolus in musica fra il 600 e il 700? Per un motivo molto semplice. Tutte le regole musicali del periodo venivano prese dalla scrittura per i cori e questo intervallo, Do, Fa diesis, appunto se lo facciamo dal Do naturale, quindi di ampiezza pari a 3 toni, era ed è tuttora molto difficile da intonare, quindi assolutamente non consigliato nella scrittura musicale. Ma se appunto al tempo il tritono non si poteva fare, ci sono fior di compositori che in seguito se ne sono bellamente fregati e l'hanno utilizzato tantissimo. Esempio classico? Vi ricorda qualcosa? Leonard Bernstein, effettivamente Leonard Bernstein e Maria, la celeberrima Maria di West Side Story. Bellissimo brano che usa proprio il tritono per l'apertura del tema principale. Ma il tritono viene citato anche in un'altra situazione cinematografica, viene nominato in un film italiano del 1990, l'ultima pellicola non famosissima di un regista invece famosissimo che ha scritto dei film importanti tipo 8 e mezzo, Amarcord, avete capito di chi sto parlando? Sto parlando di Federico Fellini e del suo La voce della luna. Il film probabilmente non è conosciuto, non è famoso come gli altri, ma ha un cast importante. I due protagonisti sono Roberto Benigni e Paolo Villaggio, che non hanno ruoli comici all'interno di questa pellicola. Le musiche sono di Nicola Piovani e la locandina è stata disegnata da Milo Manara, quindi come vedete i nomi importanti non mancano. Ma cosa c'entra il tritono con questo film? C'entra perché viene citato da un personaggio molto particolare del film, un oboista, che è addirittura terrorizzato da questo intervallo. Pensate che nel film lui dice: non dovrebbe essere consentito di scrivere certi accordi, sembrano prometterti la gioia e invece ti portano alla rovina. Quindi anche Fellini all'interno della sua pellicola fa del tritono una figura, diciamo, musicale molto particolare, molto evocativa e molto misteriosa. Ma appunto abbiamo cominciato questo video col tritono, anzi ve ne faccio un altro, dal Re naturale, Re Sol diesis. Guardatevi sempre in giro, per introdurre le 3 storie che vi sto per raccontare, che sono 3 storie di legame demoniaco di alcuni compositori famosissimi. Il primo aneddoto fa riferimento a Giuseppe Tartini, violinista e compositore molto famoso italiano, e fa riferimento al suo brano probabilmente più famoso, una sonata per violino, che si intitola Il Trillo del Diavolo. Da dove deriva questo nome? Deriva da Tartini stesso, che raccontò un aneddoto particolare in una lettera all'astronomo Lalande. Tartini racconta di aver sognato il diavolo, di aver fatto un patto con lui e di avergli conseguentemente ceduto il violino affinché il diavolo suonasse appunto il suo violino, e dalle mani del demonio pare sia scaturito un brano di una bellezza clamorosa. Tartini narra di essersi svegliato sudato, febbricitante e di aver provato immediatamente a trascrivere su carta, a trascrivere su pentagramma le suggestioni di quel pezzo ascoltato in sogno e suonato dal demonio in persona. Così nacque appunto il Trillo del Diavolo, che appunto è una sonata per violino e basso continuo, una sonata di una bellezza clamorosa e anche di una certa difficoltà tecnica,
ma pensate che Tartini non amava particolarmente quello che poi è diventato il suo pezzo più famoso, o meglio, lo amava ma non lo amava quanto aveva adorato la musica scritta dal diavolo. Addirittura Tartini ebbe a dire che la sua sonata, il suo Trillo del diavolo, era soltanto misera spazzatura se confrontata con il brano che aveva udito in sogno. Ecco quindi che questa prima storia di legame col demonio si traduce nell'incapacità, nell'impossibilità di raggiungere i livelli tecnici, espressivi e compositivi dimostrati dal maligno. Io personalmente a un concerto del diavolo non ci andrei, mi ascolto i nostri violinisti che suonano Tartini, non so voi. Ma questa suggestione di scambio di artisti posseduti per un momento o per più di un momento ci porta a un altro violinista, ci porta a Niccolò Paganini e a tutte le leggende che si sono narrate sulla sua figura. Paganini era famosissimo anche mentre era in vita, quindi è un compositore che ha avuto riconoscimento anche durante la sua epoca, cosa che non si può dire di tutti gli artisti della musica classica. Ma di Paganini si diceva appunto fosse posseduto e addirittura si raccontava, si vociferava che suonasse violini le cui corde erano realizzate con le budella delle amanti assassinate. A parte questo aneddoto macabro e anche un po' grottesco per certi versi, quello che spaventava un po' il pubblico delle esibizioni di Paganini era un po' il suo modo di muoversi. Dalla sua maniera appunto di muovere il corpo, di muovere le mani, di muovere la testa, si ipotizzava, si vociferava che fosse posseduto perché le sue movenze, i suoi movimenti erano molto innaturali. In realtà molti studi medici successivi hanno stabilito che il contorcersi sul palco di Paganini con queste movenze che effettivamente erano innaturali derivassero da una malattia del tessuto connettivo, probabilmente quella che viene chiamata sindrome di Marfan. Pare che uno degli effetti di questa patologia fosse una sorta di iperlassità legamentosa, cioè la capacità di fare dei movimenti che ai più sono preclusi, per esempio la capacità di piegare il pollice da qui e farlo arrivare fino al polso, fino all'avambraccio. Quindi le movenze assurde e anche le estensioni, diciamo, assolutamente particolari del modo di suonare il violino di Paganini avevano una causa, diciamo, una derivazione medico-scientifica. E per quanto riguarda il suo aspetto cadaverico, il pallore, l'assenza di denti, la mascella rovinata, ecco, tutto questo era dovuto alle cure di mercurio cui Paganini si sottoponeva per curare la sifilide. Quindi, diciamo, non era una persona propriamente in salute, ma questo non gli ha impedito di lasciarci dei veri capolavori incomparabili. Pare invece storia vera che Paganini rifiutò l'estrema unzione, ma non perché fosse un demone, non perché fosse posseduto, ma molto semplicemente perché non credeva di morire. In questo senso lo possiamo anche capire. Se pensi di stare benissimo, di non essere in punto di morte e viene uno a proporti l'estrema unzione, la prima cosa a cui pensi è la sfiga. In ogni caso il suo rifiuto di ricevere l'estrema unzione portò a una conseguenza. La Chiesa gli negò la sepoltura in terra consacrata, quindi la sua salma vagò per 36 anni tra cantine e altri alloggi, diciamo, di fortuna, finché non venne seppellito a Parma, ma appunto soltanto 36 anni dopo la morte. E qualche pianista legato in qualche maniera al diavolo? Ma certo che ce l'ho. Se Tartini ci aveva fatto il patto dopo averlo sognato e se Paganini ne aveva l'aspetto, Robert Schumann il demonio ce l'aveva dentro la testa. Già, perché negli ultimi anni della sua vita il povero Robert perse letteralmente la brocca. Cominciò a sostenere di sentire le voci, cominciò a sostenere che i fantasmi di Schubert e di Mendelssohn gli dettassero melodie angeliche e meravigliose. Ma queste suggestioni, all'inizio diciamo positive, si trasformarono presto in un vero e proprio incubo. Le voci angeliche infatti diventarono ben presto demoniache. Schumann cominciò a sentire un la naturale, costante per tutto il tempo, un terribile acufene. Ora sappiamo che cos'è, ma al tempo non lo sapevano con la stessa precisione. E inoltre lui continuava a sentire voci spettrali, voci infernali che lo accusavano di essere un peccatore e di volerlo appunto trascinare all'inferno. Non bello vivere così. La conseguenza? Terrore. Terrore puro. Il povero Schumann nel 1854 era talmente terrorizzato che tentò il suicidio gettandosi nelle acque del Reno.
Lo salvarono, quindi non morì a causa di questo tentativo di suicidio, ma dopo questa prova, chiese lui stesso di essere rinchiuso in un manicomio. Da quel manicomio Schumann non ne uscì più, morì 2 anni dopo. Qualcuno sostiene a causa della neurosifilide, qualcun altro dice per colpa della schizofrenia. Ciò non toglie che appunto dopo questo tentativo di suicidio la vita di Schumann andò in rapido declino fino alla sua scomparsa. Quindi anche in questo caso il diavolo, questa volta con le sue voci, con le sue minacce nelle orecchie e nella testa di Robert Schumann, ha un ruolo importante per quello che riguarda la storia di alcuni compositori molto famosi. Altro tritono dal fa naturale, ma io quasi quasi oggi per sicurezza non ne faccio altri. Ecco dunque la storia del tritono che ci è servita per introdurre 3 aneddoti di compositori importanti famosi che in qualche maniera sono venuti a contatto col maligno. Ora fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, se sapete altri aneddoti di questo tipo e in particolare se vi piacciono questi contenuti. Sapete che io faccio molto volentieri lo storytelling musicale, mi diverte, mi piace, vorrei capire se diverte e piace anche a voi. Vi ricordo infine che se volete imparare a suonare il pianoforte senza vendere l'anima al diavolo, ci sono i miei libri didattici, li trovate in descrizione di questo e degli altri video, e inoltre ci sono tutti i contenuti riservati agli abbonati nel percorso progressivo di lezioni che si chiama Tranquilli ho un piano. Trovate tutto nella home del canale oltre che in descrizione. Io vi ringrazio di avermi guardato, vi do appuntamento ai prossimi contenuti del canale. Domande, critiche, consigli, dubbi, suggerimenti, mettetemi tutto qui sotto, cerco di leggere tutto, non riesco a rispondere a tutti, ma cerco di leggere ogni commento e vi do appuntamento ai prossimi video. Un caro saluto da Patrick Trentini. Ah, occhio, ne ho fatto un altro.